Avere qualcosa di personalizzato ti rende unico. Distinguersi dalla massa può essere sensazionale. Non sempre è così, soprattutto nel caso di SAP. Che cosa devi sapere a proposito delle personalizzazioni di SAP? Lo scopriamo in questo video. Ciao, sono Massimo e oggi scopriamo insieme cosa significa effettuare delle personalizzazioni dei sistemi SAP e quali sono le conseguenze, soprattutto per quanto riguarda la security SAP. Diciamolo subito, se puoi evitare di effettuare personalizzazioni, quindi sviluppi custom in SAP, fallo, evita o rendi minime le personalizzazioni. Ma quali sono le principali problematiche a cui puoi arrivare? Vediamo alcuni esempi. Primo esempio. Stai sviluppando qualcosa che, probabilmente, hai davvero solamente tu, la tua azienda. È possibile quindi che non vengano considerate tutte le casistiche di utilizzo o le possibili migliorie al processo. Ne consegue che potresti spesso dover rimettere mano allo sviluppo o scoprire casi non previsti. 2. Spesso gli sviluppi custom non contengono specifici controlli autorizzativi, mi riferisco agli authority check che devono essere inseriti nei programmi, ma non solo questi ultimi. Molti altri controlli dovrebbero essere inseriti per evitare problemi noti, in altre parole, quello che viene definito come sviluppo sicuro del codice. 3. Capita, soprattutto nelle installazioni più datate, di trovare dei modelli autorizzativi definiti nei programmi custom, obsoleti che comportano un'ulteriore manutenzione o incompatibilità con le logiche di gestione dell'identità, ad esempio gli strumenti di identity management. 4. Statisticamente abbiamo visto che il 40% di tutto il custom usato dopo 4 anni diventa obsoleto, non viene più utilizzato da nessuna azienda. 5. Quanto ti costa mantenere quel custom? Non mi sto riferendo a piccole personalizzazioni, ma processi o parti molto personalizzate. 6. Quanto ti costa mantenere aggiornato il sistema verificando che anche tutto il custom sviluppato funzioni come dovrebbe. Molto di frequente ci si accorge solo quando devono essere effettuati degli aggiornamenti che il costo di upgrade del custom può essere estremamente elevato. 7. La documentazione. Quando è presente può essere incompleta o difficilmente viene mantenuta allineata ai cambiamenti. 8. Verifichi se le personalizzazioni possono essere sostituite da nuove funzionalità standard. Quando custom davvero viene utilizzato, ti segnalo Solution Manager, uno strumento che tutti i clienti SAP hanno, ha uno specifico modulo per la gestione ed il controllo del custom. 9. Quanto detto prima si applica non solo se sei tu direttamente a sviluppare, ma anche quando acquisti del software già pronto sul mercato. Come fai a misurare la qualità del codice che stai acquistando? Hai uno strumento che verifica la bontà di questo codice anche da un punto di vista security? 10. Ricordati che esistono degli strumenti standard di controllo del codice custom sviluppato, come il Source Code Inspector o anche altre soluzioni a pagamento disponibili, sempre di SAP, come ad esempio il Code Vulnerability Analysis, oppure altre soluzioni presenti sul mercato. Spero di esserti stato utile, ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog www.aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!